Verso la fine del XXI secolo, il pianeta Terra riesce a far fronte all'insostenibile consumo di combustibili fossili grazie alla scoperta dell'elio 3, una nuova energia pulita. La Lunar Industries, una grossa azienda mineraria, scopre che la Luna è ricca di tale risorsa e costruisce una stazione lunare adibita alla sua estrazione. La stazione è altamente automatizzata e necessita di una sola persona che la gestisca. Gli unici compiti da svolgere sono sovrintendere al funzionamento degli estrattori automatici per poi recuperare quanto estratto e spedirlo sulla Terra, dove ora l'elio 3 è utilizzato come principale fonte di energia. Sam Bell è vicino alla conclusione del suo contratto di lavoro, che ha una durata di 3 anni. La sua unica compagnia è costituita da un'intelligenza artificiale di nome Gertie, che si prende cura di lui e lo aiuta con la gestione della base. Nelle scene iniziali vediamo Gertie che mentre taglia i suoi capelli gli chiede se vada tutto bene. Sam è frustrato perché il satellite per le comunicazioni live è danneggiato e non può mettersi in contatto diretto con la sua famiglia. Vuole che Gertie avvisi l'azienda di ripararlo al più presto, ma il robot gli risponde che per il momento purtroppo quella non è una priorità. Mentre lavora ad un modellino, riceve un messaggio registrato della moglie Tess. La donna, incinta durante la sua partenza, ha ora in braccio la figlia Eve che ha quasi 3 anni e dice al marito che non vede l'ora di rivederlo. Nelle 2 settimane che mancano al suo rientro, Sam svolge le sue solite attività quotidiane. Inizia però a soffrire di forti mal di testa e ad avere delle allucinazioni. Mentre si versa dell'acqua calda, vede una ragazza con un vestito giallo sedere nella sua poltrona e distraendosi si ustiona leggermente la mano. Mentre lo medica, Gertie gli domanda come sia successo e Sam, anziché dirgli la verità, gli risponde di essersi distratto guardando un film. Più tardi quella notte ha un sogno particolarmente vivido di lui a letto con la moglie. Il giorno seguente lo inizia come al solito con una sessione di allenamento per poi fare colazione. Quando si mette a lavoro, mentre è seduto alla sua postazione, nota per pochi secondi una registrazione di se stesso. Per il momento non sembra prestarci troppa attenzione e prosegue con la sua routine quotidiana. Più tardi esce dalla base per andare a controllare uno degli estrattori. Mentre si avvicina però ha un'altra allucinazione e distraendosi va a scontrarsi contro la macchina estrattrice. L'abitacolo, gravemente danneggiato, inizia a perdere aria e Sam, dopo essersi rimesso il casco, perde conoscenza. Quando apre gli occhi si ritrova in infermeria con una lieve amnesia. Chiede a Gertie cosa sia successo e il robot gli ricorda di aver avuto un incidente e gli consiglia di tornare a riposare. Quando finalmente si risveglia si sente estremamente debole e riesce a malapena a mantenersi in piedi. Mentre cerca di recuperare un po' di mobilità, sente che Gertie sta discutendo con qualcuno della compagnia riguardo l'estrattore danneggiato e la comunicazione sembrerebbe essere in tempo reale. Quando Gertie si accorge che Sam è lì vicino, interrompe immediatamente la comunicazione. Sam gli chiede con chi stesse parlando e il robot gli risponde che stava semplicemente registrando un messaggio per aggiornare la compagnia sui loro progressi. Più tardi, effettuando un controllo medico, Gertie gli dice che prima di tornare a lavoro ha bisogno di qualche altro giorno di riposo. L'incidente potrebbe infatti aver causato dei danni cerebrali che spiegherebbero la sua leggera amnesia. Passato un po' di tempo, Sam torna finalmente a lavoro e nota che un estrattore è fermo. Presumendo che sia guasto, dice a Gertie che vuole uscire a ripararlo. Quando però il robot lo mette in comunicazione con la compagnia, gli viene detto che non è necessario e che hanno già spedito un'unità di soccorso per sistemare tutto quanto. Nonostante Sam spieghi di stare bene e che può occuparsene direttamente lui, riceve ordini precisi di continuare a riposare per un altro paio di giorni. Sam però è sospettoso. Non capisce il motivo per cui la compagnia sia così categorica nel non voler fargli controllare l'estrattore danneggiato, ma non mette quindi alcuni cavi causando un danno allo scudo della stazione. Successivamente chiede a Gertie di permettergli di uscire per ripararlo. Il robot però dice di avere istruzioni ben precise di trattenerlo dentro la base. Tuttavia, Sam insistendo riesce a convincere Gertie a permettergli di riparare lo scudo. Prima di uscire nota che la sua tuta spaziale non è al suo posto e indossa quella di scorta. Una volta fuori, anziché riparare lo scudo, si dirige verso l'estrattore e poco dopo raggiunge il veicolo danneggiato nel corso dell'incidente. Al suo interno trova qualcuno che indossa la sua tuta spaziale e scopre che si tratta di un altro se stesso, ferito e privo di coscienza. Dopo averlo riportato alla base, chiede a Gertie chi sia quella persona. Il robot risponde che è Sam Bell e che devono portarlo in infermeria immediatamente. Il Sam dell'incidente, dopo un po', si risveglia in stato confusionale. Mentre si tocca la mano che si era ustionato, cerca di capire se la persona che vede in piedi vicino a lui sia reale o se sia un'altra allucinazione.
Chiede a Gertie se ci sia qualcun altro nella stanza, ma il robot gli risponde semplicemente di tornare a riposare. Quando finalmente si rimette in piedi, trova l'altro se stesso che sta facendo degli esercizi con la corda e va a chiedere a Gertie chi sia l'altra persona nella base. Il robot gli risponde che è Sam Bell e lo informa che la compagnia è ignara del fatto che lui sia sopravvissuto all'incidente. Poco dopo, ancora in confusione, lo vediamo ripetere a se stesso che mancano solo 2 settimane al suo rientro. Facendo fatica ad accettare la situazione, i due Sam inizialmente si evitano e si guardano solo da lontano. Dopo un po', però, cominciano a confrontarsi per capire cosa stia succedendo. Entrambi sono convinti di essere il vero Sam e si accusano a vicenda di essere l'uno il clone dell'altro. Durante una discussione, per cercare di rompere la tensione, il primo Sam invita il secondo a giocare a ping pong. Ad un tratto ricevono una chiamata dalla Lunar che li informa che l'unità di soccorso arriverà tra 14 ore. I due però non capiscono il motivo per cui la stiano mandando. Il secondo Sam poi si domanda se all'interno della base ci siano altre loro copie, perché è sempre più convinto che la compagnia utilizzi dei cloni per risparmiare tempo e risorse. Il primo Sam, tuttavia, fatica ad accettare quella teoria. I'm the original Sam! I'm Sam fucking Bell! Quando però chiede a Gertie di confermare che sia lui il Sam originale, il robot, anziché rispondere, gli chiede se abbia fame. Successivamente, il secondo Sam inizia a controllare ogni angolo della base nella speranza di trovare uno scompartimento segreto che dia supporto alla sua teoria. Quando chiede all'altro Sam di lasciargli controllare anche lo spazio sotto il modellino, quest'ultimo perde la pazienza. I due iniziano a litigare e dopo una breve colluttazione, il primo Sam ha la peggio. Nonostante il secondo Sam si renda conto di averlo a malapena toccato, il primo Sam si ritrova a sanguinare copiosamente dal naso. Dopo essersi medicato, torna da Gertie e gli chiede se sia davvero un clone. Il robot, questa volta, gli dà una risposta diretta. Gli dice che la prima volta che è arrivato alla base si è ritrovato in infermeria con una lieve amnesia. Anche lui, però, come il secondo Sam, non aveva avuto nessun incidente. Era stato semplicemente appena risvegliato, come da procedura per tutti i nuovi cloni. Aggiunge poi che i ricordi della moglie non sono altro che ricordi innestati presi dal Sam originale. Più tardi il secondo Sam si scusa per averlo attaccato. Ora è sicuro che la compagnia non voleva che uscisse dalla base per evitare di trovare l'altro Sam all'interno del veicolo. Gli racconta che quando si è risvegliato ha sentito una comunicazione diretta tra Gertie e la Lunar ed è convinto che per evitare di scoprire la verità la compagnia impedisca di proposito le comunicazioni dirette con la Terra. I due quindi escono all'esterno della base per indagare su cosa possa bloccare il segnale. Allontanandosi un po' trovano delle antenne di cui non erano a conoscenza e il secondo Sam è convinto che siano proprio quelle a bloccare le comunicazioni. Ad un tratto il primo Sam inizia a sentirsi male ed è costretto a rientrare alla base. Qui continua a vomitare sangue e percepisce che il suo corpo sta deteriorando sempre più velocemente. Successivamente prova ad accedere al database del computer principale per recuperare le registrazioni dei Sam precedenti e vediamo che Gertie lo aiuta ad inserire la password corretta. Scopre che anche gli altri cloni manifestavano gli stessi suoi disturbi e a fine contratto entravano in una speciale capsula che li avrebbe rimandati a casa. Va quindi a controllare la capsula per capirne il funzionamento e scopre che a fianco ad essa c'è un'apertura sul pavimento. Quando l'altro Sam poco dopo rientra alla base, viene avvisato della scoperta e insieme scendono in un'area che non avevano mai visto prima. Qui trovano centinaia di cloni ibernati. Capiscono quindi che al termine dei 3 anni di contratto la capsula non viene utilizzata per riportarli sulla Terra, ma bensì per incenerirli. Il primo Sam si affretta ad uscire nuovamente dalla base per andare a chiamare casa. Prima di uscire chiede a Gertie perché lo abbia aiutato con la password e il robot gli risponde che il suo compito primario è aiutarlo. Uscito fuori si allontana fino a quando non ha più interferenza e può contattare casa. Gli risponde una ragazza che a causa del segnale disturbato dice di non vederlo bene. Sam scopre che sta parlando con sua figlia Eve, ormai quindicenne, e che la moglie Tess è morta diversi anni prima. Non appena sente la voce del Sam originale che chiede alla figlia con chi stia parlando, riaggancia velocemente. Mancano ormai poche ore all'arrivo della squadra di soccorso e i due Sam giungono alla conclusione che se dovessero trovarli entrambi svegli verranno sicuramente uccisi. Mentre le condizioni di salute del primo Sam continuano a peggiorare, il secondo Sam elabora un piano e con l'aiuto di Gertie risveglia un terzo clone. Spiega al primo Sam che vuole mettere il nuovo clone all'interno del veicolo incidentato, in modo che l'unità di soccorso al suo arrivo non sospetti di nulla.
In questo modo il primo Sam può tornare sulla Terra utilizzando la navetta adibita al trasporto dell'Elio 3. Il primo Sam però sa che nessuno dei due avrà mai il coraggio di uccidere il terzo Sam e suggerisce un piano alternativo. Sentendosi sempre peggio, riesce a malapena a muoversi e spiega che in quelle condizioni non riuscirebbe mai a raggiungere la Terra vivo. Tornerà quindi lui stesso nel veicolo incidentato, in modo che il secondo Sam possa utilizzare la navetta per tornare a casa e il terzo clone, ignaro di tutto, possa continuare a dirigere la base e accogliere l'unità di soccorso senza destare sospetti. Nella scena seguente vediamo quindi che i due si dirigono al luogo dell'incidente. Prima di scendere ripensano ad alcuni dei loro ricordi con la moglie e per pochi istanti la cosa fa tornare il sorriso ad entrambi. Quando poco dopo il primo Sam smette di respirare, il secondo Sam gli rimette il casco e lo porta in braccio dentro al rover incastrato sotto l'estrattore. Tornato alla base, Gertie suggerisce di riavviare il suo sistema operativo in modo da non lasciar traccia di quanto successo dal suo risveglio e non compromettere il suo rientro sulla Terra. Con solo 8 minuti rimanenti prima dell'arrivo dell'unità di soccorso, Sam si prepara per entrare nella navetta per il trasporto dell'Elio 3. All'ultimo momento però ha un'altra idea e prima di partire riprogramma tutti gli estrattori mandandoli a schiantarsi sulle antenne. Più tardi, mentre Sam è all'interno della navetta in viaggio verso la Terra, vediamo che le comunicazioni dirette con la base lunare vengono ripristinate. Nel frattempo, il terzo Sam si sveglia e chiede a Gertie cosa sia successo. Il robot gli risponde di aver avuto un incidente e per questo motivo soffre di una lieve amnesia. Il film termina con l'audio di notiziari in varie lingue. Si comprende che l'operato della compagnia, reso noto dal Sam giunto sulla Terra, è ora sotto inchiesta e che il prezzo delle azioni della Lunar Industries sta precipitando velocemente. Prima di chiudere vi lascio con una piccola curiosità. Nelle primissime scene del film, mentre Sam corre su un tapis roulant, indossa una maglietta con la scritta "Wake me when it's quitting time", letteralmente "svegliatemi quando è tempo di smettere".